a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla, di cui trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso vi piacesse. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, entriamo nel vivo della puntata con l'analisi dei 4 6. La prima sibilla che andremo ad analizzare è il 6 di cuori, dal titolo Denaro. La figura che vedete qui a fianco rappresenta un uomo seduto in posa riflessiva davanti a un tavolo dove sono appoggiati i suoi denari. A livello simbolico la scena mostra sicurezza per ciò che si possiede, ma con un briciolo di incertezza per il futuro. I significati principali della carta sono sicurezza, vantaggi, rinnovamento. Gli aspetti al dritto sono legati principalmente a ciò che si possiede e che dona sicurezza, ma anche all'arrivo di guadagni e affari vantaggiosi grazie all'impegno e al lavoro che si è fatto in precedenza. Un altro aspetto interessante vede questa carta come un momento di raggiungimento della giusta posizione che apre al rinnovamento e possibili collaborazioni, soprattutto lavorative. Tra i significati che legano la sibilla denaro al passato, significato che si trova nei vari libri e che personalmente non adotto nelle mie letture, lo vedo solo sull'aspetto di ciò che si possiede e che è frutto di scelte e azioni passate, ma voi sentitevi liberi di poterlo usare. Piuttosto vedo nella carta quell'incertezza che deriva proprio dopo aver raggiunto un obiettivo, un risultato, e si è incerti se fermarsi, mantenere ciò che si ha a disposizione o rinnovarsi e procedere verso un nuovo percorso. In amore c'è fiducia e felicità per le coppie, oppure la stabilità affettiva ed economica grazie ad una futura relazione. Possono arrivare vincite, doni o l'aiuto concreto di qualcuno. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono basati sull'accumulo di denaro, che comporta chiusura e avarizia, sia sull'ansia e l'insicurezza, soprattutto economica e lavorativa. Possono esserci scarsi risultati nel proprio lavoro, essere insoddisfatti per vari motivi, ad esempio una bassa remunerazione che non corrisponde al proprio impegno, poca collaborazione nel proprio ambiente e affari non vantaggiosi. Negli affetti l'insicurezza si riflette in problemi economici, spese eccessive, perdite di denaro o gestione errata delle proprie finanze. In qualsiasi caso è comunque una carta che apre alla riflessione e al rinnovamento. Se si vuole migliorare un aspetto della propria vita si deve essere disposti a correre dei rischi, ma di farlo con un'attenta analisi e con molta prudenza. La carta denaro corrisponde al 6 di cuori, che annuncia opportunità di guadagni e di ricevere apprezzamenti e soddisfazioni. In situazioni difficili giungono eventi che riaccendono la speranza per il futuro. I tempi di realizzazione della carta vanno dal 21 al 27 settembre. La sibilla denaro consiglia di non rimanere attaccati ad un successo, a ciò che si possiede o ciò che vi sembra dare sicurezza, anzi di andare avanti e sfruttare il presente per cercare nuove possibilità di crescita e sviluppo. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è il 6 di quadri, dal titolo Pensieri. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un uomo appoggiato ad un muretto con accanto un libro chiuso, simbolo di una conoscenza che deve essere ancora svelata. La posizione dell'uomo e l'intera scena indicano una profonda concentrazione verso una situazione o una persona. I significati principali della carta sono riflessione, intuizione, valutazione. Gli aspetti al dritto della sibilla pensieri si possono riferire sia a situazioni positive che negative e questo si potrà intuire nelle carte vicine. Ad esempio, essendo la carta della riflessione, si può vivere una situazione che richiede un'attenta analisi e si ha la lucidità di trovare le soluzioni adatte, mentre un pensiero confuso porterà ansia e non permetterà di trovare soluzioni corrette. In amore c'è complicità e nuovi progetti di coppia sono in valutazione.
Ci può essere una ripresa di una relazione o c'è un pensiero molto intenso. In genere questa carta porta a un momento di grande concentrazione per capire meglio ciò che si sta vivendo, per fare scelte importanti o valutare attentamente nuove idee e progetti. Sono molto favoriti gli studi e i lavori intellettuali. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo si legano a tutti quei pensieri negativi che aumentano l'ansia e la preoccupazione. La riflessione non è lucida e obiettiva. Riguardo all'amore può regnare l'indecisione e il ripensamento, soprattutto verso le nuove conoscenze, e nei rapporti c'è instabilità, gelosia e mancanza di fiducia. Per certi aspetti il pensiero può diventare ossessione e perdersi in illusioni e fantasie non realizzabili, sia in amore che negli altri ambiti della vita. Con questa carta il lavoro è in una fase statica, non ci sono nuove idee, gli obiettivi e ambizioni. La situazione finanziaria è incerta per la presenza di spese eccessive o debiti. La carta pensieri corrisponde al 6 di quadri, che indica situazioni incerte e preoccupazioni di vario tipo, ma che sono in via di sviluppo. Sarà necessario impegnarsi tanto nel presente per migliorare il futuro di progetti e relazioni. I tempi di realizzazione si riferiscono al periodo dal 21 al 27 agosto. La carta consiglia di trovare una nuova idea o una nuova ambizione, ma prendersi il tempo per meditare attentamente e poi agire con molta prudenza. La terza sibilla che andremo ad analizzare è il 6 di fiori, dal titolo Sorpresa. La scena che vedete qui a fianco rappresenta un contadino che sta lavorando in una bellissima giornata nel suo terreno e che, scavando, scopre con grande sorpresa un tesoro di preziosi. Questa carta è simbolo di rinascita e soddisfazione inaspettata. I significati principali della carta sono soddisfazione, notizie e miglioramenti inaspettati. Gli aspetti al dritto di questa sibilla riguardano, come dal titolo, l'arrivo di una sorpresa in qualsiasi ambito della vita, e le carte vicine andranno a specificarla. Si tratta di eventi inaspettati che giungono improvvisamente a portare gioia e soddisfazione. In amore può esserci una sorpresa dalla persona amata, come un regalo, per alcuni può esserci una riconciliazione, per altri una nuova e interessante conoscenza, ma anche l'incontro, telefonata o un messaggio inaspettato. Nel lavoro e nelle questioni materiali si sbloccano situazioni ferme o addirittura dopo aver perso la speranza ci saranno nuovi sviluppi positivi, incontri importanti, miglioramenti e problemi che si risolvono. Quando in una lettura compare questa carta si può realizzare finalmente un desiderio a lungo atteso. Infine può portare buone notizie e anche un colpo di fortuna. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo riguardano un periodo di incertezza e sfiducia che si riflettono nei vari ambiti della vita. In genere avverte di ritardi, progetti bloccati, insoddisfazioni in amore e nel lavoro, e anche le notizie sono deludenti. Possono accadere eventi che sembrano in apparenza positivi ma si riveleranno il contrario, oppure una persona conosciuta o nuova che vuole approfittare dell'aiuto o che improvvisamente cambierà atteggiamento, allontanandosi o parlare alle spalle. La sorpresa corrisponde al 6 di fiori, che spesso viene associata al successo o ad una conquista meritata. Ci saranno nuovi sviluppi e soprattutto per la carriera e miglioramenti in tutti i settori della vita. I tempi di realizzazione coprono un periodo dal 21 al 27 luglio. La sorpresa consiglia di non abbandonare mai la speranza, perché qualcosa arriverà improvvisamente, la realizzazione di un progetto, una nuova idea o la felicità. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è il 6 di picche, dal titolo Sospiri. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta simbolicamente l'attesa. Una ragazza si trova in riva al mare e nello sfondo si vede una nave. Tutta la scena infonde un alone di precarietà e ansia, ma l'attesa sarà per un arrivo o una partenza? I significati principali della carta sono attesa, impazienza, speranza.
Gli aspetti al dritto della Sibilla Sospiri indicano un momento di incertezza, turbamento e cambiamenti imminenti. L'attesa può trasformarsi presto in gioia per l'arrivo di notizie tanto attese e una nuova speranza per il futuro, per la soluzione ad un problema che crea tormento da tanto tempo. Le carte vicine saranno determinanti per capire l'ambito e se l'attesa sarà proficua o deludente. Le carte che la precedono diranno le motivazioni e le carte che la seguono diranno l'esito. Inoltre questa carta annuncia la possibilità di nuovi incontri o l'arrivo di qualcuno di atteso, possibili viaggi e piccoli spostamenti, nuove felici prospettive in tutti i settori della vita. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo riguardano l'ansia e la preoccupazione per la mancanza di qualcuno o qualcosa, la malinconia per il passato e la perdita di fiducia e speranza perché quello che si sta aspettando tarda ad arrivare. Questa carta può indicare l'indifferenza e anche l'allontanamento di qualcuno, può annunciare turbamenti di vario tipo e anche spirituali. Per tutte le questioni pratiche c'è incertezza per il futuro, indecisione su questioni importanti, svogliatezza e preoccupazione per un progetto che rimane bloccato. Infine possono arrivare proposte da valutare attentamente, notizie e confidenze spiacevoli. La carta Sospiri corrisponde al 6 di picche, che indica evoluzione verso nuove prospettive, miglioramenti all'arrivo di notizie che porteranno ad una svolta decisiva nei vari ambiti della vita. I tempi di realizzazione vanno dal 21 al 27 ottobre. La carta consiglia di seguire con costanza e determinazione un obiettivo, di lasciarsi il passato alle spalle e superare con forza gli ostacoli lungo il cammino. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!